Oggi voglio raccontarvi una breve storia triste. La storia di come un commento su TikTok ha distrutto il mio entusiasmo e mi ha introdotto a una delle tante barbarie dell'essere umano nei confronti degli animali. Tutto è cominciato con il DLC di Kingdom Come Deliverance 2, Brushes for the Dead, in cui facciamo la conoscenza del pittore Voita e svolgiamo per lui alcune missioni alquanto discutibili. In cambio del nostro aiuto, il pittore si propone di dipingere tutti gli scudi che gli portiamo con decorazioni che possono essere sbloccate durante il gioco. Ero in live su Twitch e quando ho visto il gatto volante da brava gattara sono impazzita di gioia e l'ho scelto per il mio primo scudo. Poi ho caricato questo momento di entusiasmo in un reel su TikTok ed ecco il commento che mi ha ucciso. Superata la prima fase di delusione e enorme tristezza, come sempre sono andata ad approfondire l'argomento. Venivano utilizzati davvero degli animali incendiati come arma d'assedio? E da dove viene l'illustrazione in Kingdom Come Deliverance che vede un gatto con un razzo legato al corpo? A quanto pare nel mondo antico e in diverse aree geografiche si hanno testimonianze scritte dell'utilizzo teorico o pratico di animali incendiati o con dispositivi incendiari legati al corpo in guerra. Da testi biblici a sanscriti, dalla Scandinavia alla Cina e persino durante l'impero romano. In parte possiamo essere rassicurati dagli storici moderni che ritengono tali fonti spesso ingigantite o poco realistiche, al limite con la leggenda. Da dove arriva l'illustrazione del gatto volante di Kingdom Come Deliverance 2? Partiamo da un nome, Franz Helm, maestro di artiglieria della prima metà del XVI secolo proveniente da Cologna, in Germania. Descritto come tiratore, cannoniere e fuochista, Franz combatté con il Sacro Romano Impero sotto Carlo V per respingere gli ottomani. Quindi in realtà non siamo più nel Medioevo, che convenzionalmente finisce nel 1492 con la scoperta dell'America. Siamo agli inizi dell'età moderna, un secolo dopo gli avvenimenti di Kingdom Come Deliverance. Franz Helm produsse un manoscritto tra gli anni 20 e 30 del Seicento chiamato Libro delle Arti Pratiche, che però verrà stampato solamente nel 1625. Era un trattato in cui si descriveva l'arsenale ideale per guerre e assedi, incluse tecniche utili alla fabbricazione delle armi e metodi da lui ritenuti migliori e superiori ai precedenti. Helm scrive in diversi punti del suo manoscritto di essersi ispirato ai vecchi libri d'arte per compilare il suo libro, che difatti è arricchito da numerose illustrazioni, fra cui il famigerato gatto razzo. Come molti altri testi antichi, questo libro è stato digitalizzato e reso fruibile al pubblico di internet, e il web è letteralmente impazzito alla vista di quelli che sono stati nominati gatti razzo. Le illustrazioni mostrano infatti dei felini o in alcuni casi degli uccelli con un razzo legato alla schiena volare verso una città o un castello. Secondo Helm, utilizzare gatti incendiati serviva a conquistare una città o una fortezza che non potevano essere conquistati in altri modi. Non solo per appiccare effettivamente le fiamme, ma anche per creare caos e scompiglio. Proprio a Helm viene attribuita questa descrizione della macabra tecnica. Crea un piccolo sacco a mo' di freccia. Se vuoi conquistare una città o un castello, cerca di prendere un gatto originario del luogo. Lega il sacco alla schiena del gatto, lascialo infuocare per bene e poi lascia andare il gatto, perché correrà fino al suo castello o città e per la paura si nasconderà in un fienile dove la paglia o il fieno verranno accesi. Una descrizione fin troppo precisa che probabilmente non tiene conto del reale comportamento di un gatto che sta letteralmente andando a fuoco. Difatti, anche in questo caso, gli storici moderni non ritengono che questa tecnica sia mai stata utilizzata, sia per la sua poca efficacia, sia per la sua imprevedibilità. In effetti era difficile prevedere dove il gatto, avvolto dalle fiamme, dolorante e terrorizzato, si sarebbe diretto. Quindi sì, dal mondo antico abbiamo testimonianze, manuali teorici e racconti, speriamo più leggendari che in realtà, dell'utilizzo di animali incendiari per la guerra. E l'immagine del gatto razzo viene dall'età moderna con Franz Helm, ma non abbiamo testimonianze scritte del suo effettivo utilizzo. Probabilmente perché era un'idea troppo strampalata, inattuabile, io direi di merda. Che sia leggenda o realtà non c'è fine alle barbarie che l'uomo può commettere ai danni di se stesso, della natura e degli animali. Non mi è chiaro perché Warhol Studio abbia voluto inserire il gatto volante fra le illustrazioni del DLC, visto che, come vi ho detto, la sua origine è durante l'età moderna e non il Medioevo, nonostante per la sua ispirazione le illustrazioni siano effettivamente in stile medievale.
Ma di certo non mi aspettavo di scoprire tutto questo da un piccolo dettaglio di un DLC. Mi raccomando, amate e proteggete gli animali.